Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati. Finalmente riesco a girare questo terzo video della miniserie dedicata alla presenza dei siliconi nei prodotti per capelli. Dopo aver visto nel primo video cosa sono i siliconi, quali sono i siliconi e soprattutto a cosa servono nei prodotti per capelli, nel secondo video abbiamo visto i pro e i contro e il perché alcune persone assolutamente dovrebbero rinunciare ai prodotti contenenti siliconi, così come abbiamo visto perché alcune persone non possono proprio farne a meno. Ecco, se fate parte di quella categoria di persone che hanno i capelli lisci, che hanno i capelli fini, che sono grassi, che comunque non sono molto secchi, molto ruvidi, molto crespi, dovete assolutamente provare a disintossicare i vostri capelli dai siliconi. Come disintossichiamo i nostri capelli dai siliconi? È molto semplice, direte, ovviamente rinunciando ai prodotti per capelli che contengono i siliconi. O comunque se avete dei capelli che sono difficili da gestire, vi consiglierei di fare un passaggio graduale, quindi una transizione dai prodotti che contengono siliconi a prodotti con un inci almeno un po' più pulito, che contengono comunque siliconi ma sono siliconi volatili o leggeri e che si trovano comunque verso la fine dell'inci, per poi arrivare ad utilizzare assolutamente prodotti eco-bio, quindi che non contengono siliconi. Perché vi sto dicendo questo? Perché diciamo che il periodo di transizione o comunque il passaggio da prodotti che contengono siliconi ai prodotti che non contengono siliconi può rivelarsi alquanto traumatizzante. Perché? Perché man mano che laviamo i siliconi dai nostri capelli, i nostri capelli rivelano la loro vera natura. Quindi se oggi ci troviamo con dei capelli tutto sommato accettabili, che insomma riusciamo a gestire, può essere che il giorno che iniziamo a rinunciare ai tanto usati prodotti insomma con siliconi, ci ritroveremo con una chioma ingestibile, secca, spenta, ruvida e tutto quello che volete voi. Quindi proprio per non scoraggiarsi subito, quindi non appena fate il passaggio ai prodotti eco-bio, l'ideale sarebbe fare un periodo di transizione. Come riusciamo a capire quali sono i prodotti che danneggiano il meno i nostri capelli? Ebbene, ovviamente si parte dall'inci, decifrando l'INCI. Io sul mio blog curavisuaicapelli.it ho fatto anche un articolo abbastanza dettagliato sul come leggere l'INCI e che cosa ci racconta l'INCI su un prodotto e fino a che punto possiamo utilizzare la lettura dell'INCI per decidere se un prodotto è valido o meno. Quindi vi lascio comunque il link nell'info box del video e anche qui da qualche parte. L'idea è questa, che dobbiamo assolutamente provare a capire se i siliconi che sono presenti nei prodotti per capelli sono dei siliconi volatili leggeri oppure se sono dei siliconi unti, pesanti, mediamente pesanti o molto pesanti come il dimeticone. È alquanto difficile, vi dirò, riconoscerli tutti perché veramente ce ne sono una miriade. Il problema è che spesso sono accoppiati, sono 3-4 anche di più. L'idea è questa: anche sul sito di Skin Eco, che è l'associazione internazionale dell'ecodermocompatibilità, c'è scritto che fin tanto che un prodotto ha una percentuale nella sua formula che arriva solo fino al 2% di siliconi, può rivelarsi utile, insomma non danneggiante per dei capelli particolarmente secchi e crespi.
Se invece la percentuale dei siliconi supera il 2%, quindi si trovano proprio all'inizio dell'INCI, quindi nei primi posti dell'INCI, allora il risultato che darà sì, sui capelli sarà sì soddisfacente, però è un risultato ingannevole a breve termine, perché come vi dicevo anche negli altri due video, non voglio ripetermi, quindi dirvi sempre le stesse cose, il silicone ricopre il capello, quindi lo maschera in un certo senso e nasconde lo stato di salute, il vero stato di salute del capello. Per fare un sunto veloce, quindi se decidete di utilizzare dei prodotti per capelli che contengano un minimo di silicone, proprio per rendere meno traumatizzante il periodo di transizione dal prodotto convenzionale al prodotto eco-bio, l'ideale è che il silicone si trovi verso la fine dell'INCI e non in cima all'INCI. Ovviamente questo check dell'INCI vale sia per lo shampoo che per il balsamo, ma anche per tutti i prodotti di styling, quindi per il gel capelli, per la schiuma capelli, per la lacca per capelli, i cristalli liquidi, così come anche per gli oli termoprotettivi, cosiddetti oli termoprotettivi, perché come vi dicevo in un altro video non esiste ancora prodotto sul mercato che riesca a proteggere i nostri capelli dal calore della piastra. Ecco, ovviamente la differenza la fa anche quanto spesso diciamo utilizziamo i siliconi nella nostra cura dei capelli, perché come si suol dire è la dose che fa il veleno, ossia se vi capita di andare dal vostro parrucchiere per farvi un taglio capelli, a meno che non vi portate da casa i prodotti che utilizzate a casa, quella volta al mese e quella volta ogni 2 mesi, non so, dipende quanto spesso andate dal parrucchiere, non è che oddio fate 50 passi indietro perché vi ha applicato dei prodotti con silicone, basteranno fare un paio di shampoo, 2-3 shampoo e probabilmente riuscirete a smaltire tutti i siliconi che insomma sono sui vostri capelli, proprio perché un unico utilizzo non è che crea il build up sul capello. Quanto dura il periodo di disintossicazione? Ebbene, ormai sapete, lo dico sempre, ogni capello è a sé, quindi è tutto molto molto soggettivo. Può durare da 3 settimane o anche meno a 3 mesi, se proprio vogliamo esagerare a 6 mesi. Dipende tantissimo ovviamente da quanto è assuefatto il capello e dalla tipologia di prodotti che si utilizzano, di quanti prodotti si utilizzano quotidianamente, perché magari c'è quella persona che utilizza sì il shampoo e il balsamo siliconico, però non ne utilizza altri prodotti di styling proprio perché non rientrano nella cura insomma quotidiana dei capelli, dei suoi capelli, ossia ci sono quelle persone che utilizzano veramente fior di prodotti che sono tutti siliconici, quindi a base siliconica. In questo caso probabilmente ci vorrà ben di più di qualche lavaggio per riuscire a smaltire e a disintossicare i capelli dai siliconi. Personalmente diciamo che la svolta maggiore l'ho notata, un ottimo aiuto sono state le erbe tintorie, quindi sia gli impacchi con la cassia che appunto il semplice fatto di applicare, di colorare i capelli con la laustonia, il katam e così via, mi hanno aiutato tantissimo a disintossicare i capelli, perché proprio l'Enè riesce a togliere la patina del silicone dal capello. Ovviamente se voi all'inizio iniziate ad utilizzare le erbe tintorie su dei capelli che sono assuefatti dal silicone, anche la resa del colore lascerà da desiderare, quindi anche per questo vi raccomando, anche se scegliete di utilizzare per colorare i vostri capelli le erbe tintorie, fate il passaggio all'eco-bio, proprio perché riuscirete ad ottenere una migliore resa sui vostri capelli, noterete proprio la differenza. Come in tutti i video lui deve venire a salutare, vero? Dove sei stato, in giardino? Ci fa bene una pausa, dai, se no la gente si annoia. Allora, tornando a noi, perché vedo che la luce se ne sta andando, quindi devo assolutamente concludere immediatamente il video.
Stavo dicendo che io ho rinunciato ai siliconi ormai da tantissimi anni, cioè sono più di 7 anni probabilmente, e quello che ha fatto effettivamente la differenza è stata la sinergia creata tra i vari prodotti, quindi la coerenza, diciamo, di questa strategia nella disintossicazione dei miei capelli. Quindi un shampoo ecobio, un balsamo ecobio, le erbe tintorie che sicuramente hanno aiutato anche nell'immediato a disintossicare i capelli dai vari siliconi. E se avete i capelli biondi o comunque decolorati e non volete cambiare il colore dei vostri capelli, potete utilizzare tranquillamente la cassia, ossia l'N neutro. Vi lascio il link al video tutorial dove ve ne parlo approfonditamente di come utilizzare in modo consapevole e senza rischi la cassia, proprio per disintossicare i vostri capelli, ma anche per purificare il cuoio capelluto e rinforzare la vostra chioma. È importante, come vi dicevo, assolutamente leggere l'INCI e scegliere prodotti, anche quelli ecobio, mi raccomando, verificate sempre l'INCI perché qualche sorpresa ci sta sempre. Non scoraggiatevi, assolutamente armatevi di pazienza se non vedete dei risultati immediati, soprattutto subito dopo il periodo di transizione c'è il rischio di ritrovarsi, anzi c'è la probabilità di ritrovarsi con dei capelli spenti, ruvidi, crespi, ingestibili. Ci sta perché è quella la vera natura del vostro capello, non è l'assenza dei siliconi che li rende in quel modo, ma tutt'al più il silicone mascherava questo stato di salute cagionevole, diciamo così, del vostro capello. Quindi voi dovete assolutamente sostenere questo periodo in questo periodo di transizione dei vostri capelli con degli impacchi nutrienti oppure idratanti. E vi anticipo, visto che ci siamo, che uno dei prossimi video sarà proprio dedicato alla tipologia di impacco che dovremo fare ai nostri capelli, come decidere se i nostri capelli necessitano di un impacco idratante oppure di un impacco nutriente, per quanto premesso che i capelli appunto sono materia morta, quindi non è che li si può nutrire, diciamo, nel vero senso della parola, però li possiamo diciamo rendere più morbidi, possiamo insomma far sembrare un po' più belli. Ecco, questo è tutto, spero di avervi detto tutto e spero che il video vi possa tornare utile, che insomma vi possa guidare in questo percorso alla disintossicazione dei vostri capelli dei siliconi. E se avete dei dubbi o delle domande, non esitate a lasciarli come sempre nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, grazie, se volete lasciare il like così possono vederli anche altre persone, vedere il video, e condividetelo ovviamente con le vostre amiche, magari possono trovare comunque qualche informazione utile a loro che non conoscevano. Ovviamente iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!